Buongiorno a tutti, sono Michele Mazzarano e sono un osteopata specialista in disturbi viscerali. Oggi esamineremo un caso importantissimo. Abbiamo qui Nicola, che si è presentato in studio dopo 4 mesi di gonfiore intestinale, dolore lombare e un dolore importante sulla parte del piede sinistro. Abbiamo ritenuto fondamentale fare un esame digitale, non con questa strumentazione, ma con un esame con il nostro analizzatore posturale in 4D. E nel referto, nelle oltre 30 pagine di referto che abbiamo analizzato, esaminato, è uscito un dettaglio importantissimo. Nicola sta scaricando oltre il 58% sul lato sinistro, sta caricando non il 60% posteriormente, perché il bilanciamento dovrebbe essere 60-40, ma 52 e 48, quindi sta scaricando molto più in avanti. E automaticamente questo può provocare, è causato principalmente da quelli che sono gli scompensi sulla fascia viscerale. Perché è fondamentale uno strumento del genere? Ci dà una diagnosi differenziale matematica di quello che possa essere una problematica e ci aiuta drasticamente a intercettare il problema e permetterci di lavorare in maniera minuziosa e precisa su tutta quella che è la problematica posturale. È emerso un altro dettaglio in particolare: tutta la catena muscolare, dato che lui sta scaricando tutta a sinistra, tutta la sua catena muscolare sta caricando soprattutto sul lato destro. Il lavoro che dobbiamo andare a cercare di fare, senza aver visto mai Nicola per questa problematica, è intercettare il problema, andare a resettare le anche, inquadrare il quadro intestinale, ma perché lui ci ha lamentato dei dolori, e successivamente andare a lavorare in parte anche la parte del piede. Pancia in su, senza occhiali. Allora, stai facendo un po' di sport in questo periodo? Sì, mi alleno a corpo libero. Bello, bravo. Oltre che giocare a calcio, sai. Bravo, vabbè, riesci a fare un po' di tutto. Sì. Allora, io ora, grazie a quello strumento, posso lavorare in sincronia tenendo in considerazione dei dettagli fondamentali. È come se avessi avuto un attack sulla postura, cioè quell'esame è un analizzatore in 4D che ci dà una visione globale, super globale di quella che è la struttura articolare. Rilassa. Mollami un secondo. Stiamo andando ad allentare quelle che sono tutte le problematiche posturali biomeccaniche della postura di Nicola. Ora, dettaglio fondamentale: abbiamo visto che Nicola sta scaricando tutto a sinistra, soprattutto sul piede, esattamente il 58%, che non è pochissimo. E inoltre su tutta la catena posturale posteriore, lo si può vedere da là, sta scaricando su tutto il lato destro. In questa maniera noi andiamo in primo step a resettare quello che è un quadro colico molto dolente. Andiamo a eseguire delle manovre molto viscerali. Posso permettermi di entrare perché so quello. Ho una mappa che già mi dice vita, morte, miracoli della struttura di Nicola. E questo mi permette, calcola che il dato clinico che noi abbiamo lo abbiamo con una percentuale del 98%, cioè precisamente 97,9%. Significa quasi il 100%, e questo mi permette di capire già da subito, senza aver messo mani, che lo psoas di sinistra è super dolente. Perché? Perché Nicola sta scaricando maggiormente a sinistra. Pare ovvio che se si conosce un base di qualcosa sulle catene muscolari, in questo caso le catene viscerali rientrano in quelle che sono le catene muscolari, si riesce automaticamente a creare una miglioria importante. Sto continuando ad andarti a scaricare totalmente la parte del colon, che è quella che sta completamente infiammando un po' tutto, perché ci concentriamo sulla parte esternale. Abbiamo visto che il tratto dorsale è infiammato maggiormente il destro, quindi noi andiamo a lavorare tutto quello che è il cilindro polmonare per andare a detendere maggiormente. Stai bello bloccato. È particolare questo scompenso sinistro. Allora, abbracciati con tutte e due le braccia. Alzami la testa. Butta fuori. Butta. Fammi l'ultima. Se ti piacciono questi contenuti, seguici. Noi siamo i primi specialisti in disturbi viscerali. Ma essere specialisti in disturbi viscerali non significa non saper fare i tras articolari. Braccia incrociate dietro la nuca. Dobbiamo andare ad allentare tutta quella che è la componente lombosacrale. Sto andando in maniera diretta, molto precisa, proprio perché abbiamo un esame clinico che ci permette di lavorare in una maniera molto completa e precisa e dettagliata. Allora, eccola qua, gambe dritte e braccia lungo i fianchi.
Ora stiamo andando a liberare quella che è tutta la parte dello psoas. Mi stavi dicendo? No, dico, mi sento sempre gonfio quando mangio, in generale sento sempre questo gonfiore, forse perché anche un po' somatizzo a livello... Calcola che la somatizzazione stressogena sicuramente è un fenomeno determinante, per amor di Dio. Quello che, diciamo, l'osteopata va a liberare sono quelle che vengono chiamate distonie neurovegetative. Mi spiego in termini tecnici, cioè in parole molto più chiare. Le distonie neurovegetative, quando noi abbiamo una vita molto stressante, molto stressogena, il corpo lavora su due sistemi: sistema simpatico, attacco-fuga, e il sistema parasimpatico, il sistema del rilassamento. Quando una persona, per una ragione X, Nicola è un neolaureato in fisioterapia, quindi ha avuto un percorso molto particolare, concluso con la tesi e quant'altro. Quindi quando stai vivendo un periodo molto stressante, il corpo spara 3000 sul sistema sul sistema ortosimpatico. Quindi a volte ci sono queste distonie dove un sistema tende a lavorare molto più dell'altro e appare ovvio che il sistema neurovegetativo incompleto lavora sull'equilibrio. Quando questo equilibrio non viene più garantito, gli organi sono quelli che tendenzialmente tendono di più ad infiammarsi. Infiammandosi in questa maniera, l'osteopata specialista in questi tipi di disturbi va a riequilibrare. Ma va ad aumentare il sistema parasimpatico, abbassa l'ortosimpatico? Nessuno te lo potrà mai fare. Va a riequilibrare, va a dare l'input che permette al corpo di creare quell'equilibrio. Spero di essere stato chiaro, perché è un concetto molto difficile, molto complesso. In fin dei conti l'osteopata, specialista in ambito viscerale, va a liberare la componente meccanica, quindi sintomi come difficoltà intestinali, gonfiore, stitichezza, spossatezza, che dopo svariati consulti medici risultano con una diagnosi di sarà il clima, sarà la genetica, tua madre, tuo padre, tua nonna aveva il colon irritabile, quindi anche tu, perché tua nonna lo aveva, anche tu hai somatizzato lo stesso la genetica? No, c'è una soluzione che si chiamano disturbi di natura viscerale. Come anche, attenzione, quei dolori, nel frattempo sto continuando a lavorare, quei dolori lombari particolari che nonostante le terapie farmacologiche continuano a non rispondere, perché la terapia farmacologica agisce in ottima percentuale sulle problematiche erniali o sulle problematiche del sistema nervoso. Un'ernia altro che non fa creare una compressione della radice. La compressione della radice porta all'infiammazione del nervo che ti porta alla sciatica. Esempio, il farmaco, l'antinfiammatorio, quello che viene preso per il mio rilassante, servono per andare a sfiammare la radice nervosa. Quando però in realtà il dolore non è creato dalla radice nervosa, ma da un sistema viscerale che sta tirando, il farmaco che va ad allentare il mio rilassante o l'antinfiammatorio sortiscono poco effetto. In quel caso l'esperto in ambito viscerale deve analizzare i due sistemi e intervenire in sicurezza. Quante nozioni che vi sto dando oggi. Andiamo a controllare l'appoggio dei piedi. Sapendo, ve lo faccio rivedere, che Nicola qui non è più un secondo me, è matematica, sul 58% sta caricando sul tallone sinistro, ad oggi Nicola non sta accusando tanti problemi, ma quella situazione fra 2 o 3 anni diventa un problema. Quindi il mio compito è ora andare a scardinare le tensioni che si sentono sulla parte del piede. Perché sei andato così sicuro? E come facevi a sapere che era compresso? Quando c'è una spina, un carico viene creato, l'articolazione viene compressa. Il mio compito in questo caso è andarla a detendere. E se è già detesa, in questo caso gli stiamo andando volontariamente a salvare la vita all'articolazione di Nicola. Altrimenti l'altra situazione è che lui a 35 anni inizia ad avere problematiche artrosiche perché in realtà il blocco che proviene da qua è salito su tutta la gamba. Il concetto osteopatico è quello di andare a preservare, a tutelare l'articolazione affinché Nicola possa nel più a lungo tempo tardi mai creare problemi articolari. Mi servi su questo fianco. Abbiamo visto la caviglia, abbiamo visto il ginocchio, cosa fondamentale è andare a prendere l'anca, ma Nicola non presentava problemi all'anca. È fondamentale, quando viene inquadrato un punto dell'arto va sempre inquadrata caviglia, ginocchio, anca. Questo viene qua,
stiamo andando a sciogliere la parte dello psoas. E vi ricordo, vabbè, questo video verrà mandato dopo perché lo stiamo registrando il venerdì di Pasqua, mi raccomando, a Pasqua non mangiate tanto, oppure mangiate giustamente ma poi rimettetevi in forma. Cambio lato. Qua abbiamo un problema, viviamo in Puglia. Chi è pugliese sa il problema dei pugliesi, che si mangia bene. Rilassa. Stesso discorso, siamo andati a manipolare completamente il distretto articolare, pancia in giù. Ora andrò a fargli un lavoro un lavoro puramente di fascia, in cui stiamo andando ad allentare quelli che vengono chiamati i blocchi fasciali. Molla. Mi servi seduto con le gambe di là. Dulcis in fundo, dobbiamo andare ad allentare la componente cervicale. L'avevo già manipolata prima, ma in questo caso stiamo andando a dare un thrust bidirezionale su K1 e K1 a destra, K1 a destra e K1 a sinistra, perché K1 è una vertebra molto importante che va a gestire completamente quei disturbi. Ora vi faccio vedere. Noi siamo andati quindi a detendere e a liberare tutta questa parte della colonna. Sapevamo che muscolarmente tutta la muscolatura destra di Nicola era molto infiammata, e lo possiamo vedere anche da questo grafico, che questo spettro permette di vedere, di esaminare tutti i fasci muscolari, ma automaticamente Nicola sull'arto di sinistro stava caricando esattamente quello che è il 58% a discapito del lato destro. La catena muscolare di Nicola era esattamente questa, quindi il nostro obiettivo è stato andare ve lo faccio vedere di un altro colore, andare a detendere tutta la catena destra posturale. Siamo andati a trastarlo e liberarlo dovunque. Siamo andati a dare un input sulla fascia lombare e in quello anche l'input che è la parte esattamente della fascia, la fascia muscolare delle gambe. Sulla caviglia di sinistra, facciamo questo bel piedino di Nicola, siamo andati a dare un thrust importante perché siamo andati a liberare la compressione del 58%. In più alla fine siamo andati a fare quel lavoro fasciale di scollamento importante, ma dulcis in fundo, con un'importanza basilare, siamo andati a dare un thrust importantissimo su K1, la prima costola. Perché K1? Su K1 sono fondamentali e presenti degli assetti posturali importantissimi che in ottica clinica, avendo questa struttura puramente matematica, ci permette di intercettarla e risolvere al meglio la situazione, facendo in modo che un caso come quello di Nicola, che non pensate sia semplicissimo perché parliamo di un ragazzo di 25 anni, ma al contempo è molto particolare, perché se non preso in tempo con una tempistica X, Nicola rischia di evolvere in tantissime problematiche. Quindi il caso sicuramente non è risolto, ma l'abbiamo intercettato nel miglior dei modi. Consiglieremo a Nicola di valutarla, aspettare almeno 3 settimane abbondanti, perché abbiamo bisogno di vedere questo tempismo come riusciamo a sistemarlo. Lo rivaluteremo, non avrà risenso fare l'esame, ma aspetteremo semplicemente e vedremo se a distanza di 5 mesi, 6 mesi la situazione come si risolverà. A quel punto faremo un altro esame di controllo e la situazione potrà essere definitivamente debellata.